In questo video vogliamo mostrare le caratteristiche dell'equilibrio attraverso la legge di azione di massa e il principio di Le Chatelier. Cominciamo a esaminare la legge di azione di massa. In alto è stata riprodotta la forma della reazione generica con un numero indefinito di reagenti di prodotti. Sotto è stata rappresentata la costante di equilibrio Kc, che collega le concentrazioni all'equilibrio dei reagenti al denominatore e dei prodotti al numeratore. Tutte le concentrazioni all'equilibrio sono moltiplicate tra di loro e ciascuna concentrazione è elevata al proprio coefficiente stechiometrico. Ricordo che la Kc è un numero reale positivo, può essere molto grande o molto piccolo e, fissate le condizioni di temperatura e pressione, è costante. Passando dal caso generico a quello specifico, viene mostrata la reazione di formazione dell'acido iodidrico. Questa reazione è un classico nello studio della cinetica di reazione, infatti presenta molte caratteristiche interessanti. Primo, si tratta di una reazione in fase omogenea, in quanto tutte le specie chimiche presenti sono allo stato gassoso, quindi in un'unica fase. Solo le specie in soluzioni presentano la stessa caratteristica. Se fosse presente più di una fase, come per esempio con la legna che brucia, sussisterebbe una complicazione in più, la superficie di contatto, ma i principi generali sarebbero gli stessi. Secondo, la reazione avviene in un unico stadio, caratteristica molto particolare e rara. Pertanto la forma matematica della velocità diretta e di quella inversa risultano semplificate. Terzo, l'andamento della reazione è facilmente tracciabile, essendo uno dei composti, lo iodio, vistosamente colorato in rosso-violetto. Al contrario, l'idrogeno e l'acido iodidrico sono incolori. Pertanto, quando la reazione procede verso destra, cioè va avanti, il rosso tende a diminuire perché lo iodio si consuma. Invece, se la reazione procedesse verso sinistra, cioè tornasse indietro, il rosso aumenterebbe perché in questo caso lo iodio si formerebbe. Come visto nel caso generico, al numeratore compare la concentrazione dell'acido iodidrico all'equilibrio elevata alla seconda e al denominatore il prodotto delle concentrazioni dei reagenti all'equilibrio. Idrogeno e iodio entrambe sono molecole biatomiche allo stato gassoso. Gli esercizi classici consistono nel calcolare le concentrazioni all'equilibrio partendo dalle concentrazioni iniziali e dal valore della Kc. In particolare, le concentrazioni all'equilibrio sono calcolate sottraendo una quantità incognita alle concentrazioni iniziali dei reagenti e aggiungendo la stessa quantità incognita alle concentrazioni iniziali dei prodotti. Le concentrazioni iniziali sono indicate con il pedice 0 sia per i prodotti che per i reagenti. La quantità incognita viene moltiplicata per il coefficiente stechiometrico, perciò quest'ultimo viene utilizzato due volte nell'espressione matematica della Kc, sia come coefficiente moltiplicativo della x che come esponente delle concentrazioni all'equilibrio. Associare il segno meno alle concentrazioni iniziali dei reagenti e il segno più alle concentrazioni iniziali dei prodotti è la forma classica dell'esercizio. Calcolare le concentrazioni all'equilibrio significa risolvere un'equazione che può avere un grado anche elevato. Questo si può calcolare sommando separatamente i coefficienti stechiometrici dei prodotti dei reagenti, valutandone quindi il numero più grande. Se i numeri fossero uguali, come nella formazione dell'acido iodidrico che stiamo esaminando, il grado dell'equazione coinciderà con il numero, in questo caso sarà 2. Come vedremo più avanti, qualunque sia il grado dell'equazione, una e una sola soluzione sarà accettabile, e questa esiste sempre. Questo teorema deriva dal fatto che anche se la x può essere negativa, positiva o uguale a 0,
Le concentrazioni all'equilibrio non possono che essere positive. In chimica l'antimateria non esiste. Questa condizione impone un ben preciso campo di validità della X, campo generato da un sistema di disequazioni in cui la funzione collegata all'equazione è strettamente crescente. Accingiamoci quindi a esaminare il sistema di disequazione associate ai reagenti. La zona in cui il sistema di disequazione viene soddisfatta è rappresentata in blu. Questa zona cambia cambiando le concentrazioni iniziali, come si può ben vedere dalla animazione. Ma in questo caso il sistema di disequazioni detta legge la disequazione che fornisce il valore più basso. Infatti si può vedere che, muovendo il cursore collegato al valore più grande della disequazione, la zona blu non cambia. Questa cambia solo quando il cursore da valore di concentrazioni maggiori si sposta a valori di concentrazioni minori. Per i prodotti, nel caso specifico della formazione dell'acido iodidrico, essendoci un solo prodotto, sarà presente una sola disequazione, con la sola concentrazione dell'acido a imporre il limite della zona di validità della X, come si può vedere bene dall'animazione. Mettendo insieme le disequazioni dei reagenti e quella del prodotto, vediamo che si otterrà una zona limitata per la validità della zona della X, zona rappresentata in verde, e come già detto, in tale zona la funzione associata all'equazione sarà strettamente crescente, come del resto può essere evidenziato da un banale studio di funzione. Sottolineiamo quindi questa basilare conclusione. In tale zona il valore della X ottenuta risolvendo l'equazione dell'equilibrio fornirà concentrazione all'equilibrio di reagenti e di prodotti sempre positive. L'animazione mostra infatti la zona verde e questa cambia la variazione di validità cambiando le concentrazioni iniziali. In particolare, la concentrazione dell'acido iodidrico prodotto influenzerà il limite sinistro e le concentrazioni dei reagenti invece il limite destro. Nel caso generico, fermiamoci però alla situazione con due soli reagenti e due soli prodotti, possiamo dire che la zona di validità viene determinata, per quanto riguarda il limite sinistro, dalla concentrazione iniziale del prodotto che impone il valore più grande, e per quanto riguarda il limite destro, dalla concentrazione iniziale del reagente che fissa il valore più basso. In tale zona, rappresentata in verde, la funzione associata all'equazione è strettamente crescente. Partendo da 0 in corrispondenza del limite sinistro e tendendo ad infinito in corrispondenza del limite destro. Analizzato il campo di validità della X, il discorso si sposta sull'equazione collegata alla reazione chimica all'equilibrio. Per costruire l'equazione si parte dalla frazione in cui sono presenti le concentrazioni iniziali diminuite nel caso dei reagenti o aumentate nel caso dei prodotti, aumentate o diminuite del valore x moltiplicato per il corrispondente coefficiente stechiometrico. Concentrazioni elevate allo stesso coefficiente, ottenendo quella che in matematica si chiama f di x. Eguagliando la f di x a un valore ben preciso, in questo caso la kc, cioè
in matematica la y, si ottiene un'equazione che consiste nel calcolare il valore particolare della x che, applicato alla f di x, produce quello specifico valore y. Sottolineiamo ancora una volta che il coefficiente sticchiometrico conta due volte, sia come esponente delle concentrazioni all'equilibrio che come coefficiente moltiplicativo della x, sottratta alle concentrazioni dei reagenti, sommata a quella dei prodotti. Ricordiamo anche che, fissate le condizioni sperimentali, temperatura e pressione, la Kc è un numero positivo fisso e costante. Dalla videata possiamo vedere sia la funzione crescente all'interno del campo di validità della funzione, in verde, che la Kc asse parallelo all'asse delle ascisse. Il valore della x per il quale la funzione incontra la Kc corrisponde alla soluzione grafica dell'equazione e viene evidenziato con il pallino blu. Dalla simulazione si può vedere il pallino blu spostarsi cambiando le concentrazioni iniziali e variando il valore della Kc. Come semplificazione si è scelto di avere uguali le concentrazioni dei reagenti, idrogeno e iodio allo stato gassoso, quindi vengono variate con un solo cursore. Il valore della Kc, essendo il rapporto tra due costanti cinetiche, la costante diretta Kf associata alla velocità del processo diretto e la costante del processo inverso Kb, tale costante Kc può essere cambiata agendo sulle specifiche costanti cinetiche. Benché le concentrazioni all'equilibrio debbano essere sempre positive, la x può essere positiva o negativa, uguale a 0, come si può vedere variando i parametri sperimentali delle concentrazioni iniziali e della Kc. Comunque, dal grafico si può notare che se il campo di validità della x parte da 0, il che significa assenza di prodotti, la x non può essere che positiva, quindi la reazione non può che andare avanti. Il grafico evidenzia anche il fatto che, essendo la funzione nel campo di validità strettamente crescente, qualunque sia l'ordine dell'equazione, ci sarà sempre una e una sola soluzione. L'equilibrio chimico si presta a un'utile analogia meccanica. Immaginiamo una sfera in tre differenti posizioni. Nella prima posizione la sfera lasciata libera può rotolare verso il punto di minimo. Tale spostamento rispetto all'asse orizzontale sarà direzionato verso destra. Nella seconda posizione, essendo già sistemata nella zona di minimo, la sfera, anche lasciata libera da vincoli, rimarrà nella posizione centrale. Con la terza posizione, la sfera raggiungerà la posizione di minimo spostandosi rispetto all'asse orizzontale verso sinistra. Queste tre situazioni corrispondono ai tre possibili valori della x. X positiva: reagenti che diminuiscono, prodotti che aumentano, reazione spostata verso destra. X uguale a 0, la reazione è già all'equilibrio, macroscopicamente le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti non cambiano. X negativa: reagenti che aumentano, prodotti che diminuiscono, reazione spostata verso sinistra. Risolvendo un'equazione differenziale derivata dalle espressioni della velocità diretta e inversa, espressioni matematicamente facilmente ottenibili poiché questa reazione avviene in un unico stadio, è possibile aggiungere ulteriori considerazioni dall'analisi delle curve delle concentrazioni dei reagenti e dei prodotti in funzione del tempo.
Le concentrazioni iniziali sono valutate sul grafico al tempo zero. Muovendo il cursore del tempo è possibile vederne la variazione seguendo i puntini neri. Le concentrazioni finali ottenute sostituendo il valore della x calcolato risolvendo l'equazione e sostituendolo nelle addizioni o sottrazioni sono rappresentate dalle linee nera e verde. Si può notare che con l'aumentare del tempo le concentrazioni tendono a questi limiti. Con questi dati iniziali la reazione procede verso destra, infatti le concentrazioni dei reagenti diminuiscono e quelle dei prodotti aumentano. Lo scorrere del tempo si può registrare anche analizzando l'ambiente di reazione monitorato a destra. Il rettangolo disegnato rappresenta il reattore dove avviene la reazione. Con lo scorrere del tempo lo iodio si consuma, infatti il rosso-violetto diminuisce di intensità, ma non scompare completamente, come previsto dall'equilibrio chimico. Due reazioni opposte avvengono. La prima crea i prodotti e distrugge i reagenti, la seconda l'opposto. Quando si raggiungerà l'equilibrio, i due processi procederanno con la stessa velocità e saranno presenti macroscopicamente e contemporaneamente reagenti e prodotti. Quindi le loro quantità non varieranno macroscopicamente. La Kc influenzerà le quantità. Un suo valore elevato farà sì che all'equilibrio siano presenti tanti prodotti e pochi reagenti, e viceversa. Un valore minimo porterà a molti reagenti e pochi prodotti. Il valore della Kc, derivato dal calcolo della frazione, è mostrato in alto. A sua volta però la Kc dipende dalla temperatura, perciò cambiandola cambieranno le concentrazioni all'equilibrio. La reazione di formazione dell'acido iodidrico è una reazione isotermica, perciò abbassando la temperatura l'equilibrio si sposterà a destra. Possiamo verificarlo. Aumentando il valore della Kc, le concentrazioni dei prodotti aumentano. Possiamo monitorare questo effetto prima dell'aumento della Kc posizionando la linea Mark Y in corrispondenza della concentrazione di acido iodidrico all'equilibrio, il prodotto, e notare così l'aumento causato con valori superiori di Kc. Per finire, analizziamo il principio di Le Chatelier, principio che va oltre i confini della chimica e si applica anche in fisica, biologia e varie discipline. Esso afferma: un sistema all'equilibrio reagisce a una perturbazione cercando di minimizzarla. Un utile modo per capire la dinamica di tale principio applicato all'equilibrio chimico è il formalismo delle frecce. Le frecce non possono essere opposte ma devono essere consecutive. Le frecce che puntano verso una specie chimica rappresentano un'aggiunta di tale specie, le frecce che se ne allontanano una sottrazione di tale specie dall'ambiente di reazione. Quest'ultima operazione potrebbe essere effettuata per esempio sfruttando membrane selettive come quelle presenti nelle cellule, tanto per intenderci. Nella simulazione lo spostamento dell'equilibrio viene rappresentato con una freccia blu. Se allontaniamo l'idrogeno possiamo vedere, dovendo le frecce essere consecutive, l'equilibrio tornare indietro e tale effetto diventa tanto più marcato se allontaniamo anche lo iodio e aggiungiamo l'acido iodidrico. In questo caso abbiamo applicato quello che viene definito l'effetto massa. La perturbazione consisteva nella sottrazione di reattivo nell'aggiunta di prodotto. Il sistema, facendo retrocedere l'equilibrio, ha parzialmente creato il reattivo e consumato il prodotto.
concentrazioni dei reagenti o diminuendo quella del prodotto, l'equilibrio si sposta a destra per lo stesso motivo: ridurre la perturbazione subita. L'effetto massa influenza il campo di validità della x e la f di x, cambiando la soluzione dell'equazione, come si può ben notare osservando lo spostamento del puntino blu. Lo spostamento dell'equilibrio attraverso il principio di Le Chatelier si può effettuare anche attraverso la temperatura. Questa agisce variando il valore della kc, cambiando così la soluzione dell'equazione, in quanto viene spostata l'intersezione tra la f di x e la retta associata al valore della kc. Anche in questo caso l'effetto può essere visualizzato dal movimento del puntino blu. Il formalismo delle frecce è valido anche in questo caso, basta identificare correttamente la posizione del calore associato alla reazione. La formazione dell'acido iodidrico è esotermica, pertanto l'energia liberata sotto forma di calore, indicata con l'abbreviazione in giallo EN, è scritta tra i prodotti. L'afflusso o l'uscita di calore viene comandata dalla temperatura esterna. Se si vuole far uscire il calore bisogna abbassare la temperatura, alzarla per farlo entrare nel reattore. Per esempio, abbassando la temperatura esterna il calore uscirà dall'ambiente di reazione. Questo sarà rappresentato da una freccia che si allontana dal termine EN, e la necessità di avere frecce consecutive porterà la reazione a spostarsi verso destra. Anche in questo caso il sistema ha cercato di ridurre la perturbazione subita. Il calore è uscito dal sistema, il sistema, spostando verso destra la reazione, ha liberato calore per cercare di ripristinare quello in uscita. È stata così dimostrata la legge generale secondo cui un abbassamento di temperatura favorisce le reazioni isotermiche. Nel caso in cui le reazioni possono avvenire dentro l'apparato tecnologico definito pila, subentreranno altre grandezze fisiche collegate all'equilibrio chimico: forza elettromotrice, intensità di corrente, differenza di potenziale. Ma questa, direbbe Kipling, è un'altra storia.